Benvenuti nelle Cinque Terre, un gioiello costiero situato nella splendida regione italiana della Liguria. È un tratto costiero che si compone di 5 pittoreschi villaggi, collegati da sentieri escursionistici: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Questi villaggi, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, sono costruiti su pendii rocciosi che si affacciano sul Mar Ligure e sono circondati da terrazzamenti agricoli. Cominciamo da Monterosso al Mare, il più grande dei borghi delle Cinque Terre. Questo borgo vanta splendide spiagge di sabbia, pietre o scogli, perfette per rilassarsi sotto il sole e fare un tuffo nelle acque del Mar Ligure. La passeggiata lungomare, con le sue palme e i suoi ombrelloni colorati, invita a godere di un'atmosfera balneare incantevole. Il centro storico è tutto da visitare, caratterizzato da viuzze caratteristiche, botteghe artigiane e ristoranti che offrono prelibatezze locali. Va sicuramente visitata anche la chiesa di San Giovanni Battista, con la sua maestosa facciata gotica e i tesori artistici al suo interno. Da Monterosso al Mare ci si può spostare verso gli altri 4 borghi tramite treno, oppure con un'avventura escursionistica lungo il Sentiero Azzurro, che collega i 5 borghi con un percorso a piedi di 12 km, a pagamento, ma che offre panorami incredibili. Il borgo successivo è Vernazza, un autentico villaggio di pescatori che sembra uscire da una cartolina. La vista del porticciolo pittoresco, con le sue barche colorate che dondolano sul mare, riempie di meraviglia. Le torri medievali che svettano verso il cielo aggiungono un tocco di mistero e storia al panorama. Camminando per le stradine in pietra, si può respirare l'atmosfera autentica di questo borgo. Va sicuramente visitata la chiesa di Santa Margherita di Antiochia, che risale al XIII secolo e si affaccia sul porto. Inoltre, salendo verso la cima della collina, si è ricompensati con una vista panoramica meravigliosa che abbraccia la baia di Vernazza e oltre. Corniglia, il terzo borgo, è un gioiello incastonato su una collina sopra il mare. Questo borgo tranquillo e autentico offre panorami spettacolari sulla costa e sulle terrazze coltivate a vigneto. Per raggiungere il centro storico di Corniglia, bisogna affrontare una scalinata panoramica o prendere una comoda navetta. Una volta arrivati, si è ricompensati con un'atmosfera affascinante ed una bellezza antica unica nel suo genere.
Qui vanno sicuramente esplorate le stradine tipiche, le piazzette affacciate sul mare e la caratteristica torre, da cui si può ammirare una vista panoramica sulla costa e sulla campagna circostante. Passiamo ora a Manarola, uno dei borghi più iconici e fotografati delle Cinque Terre. Qui, le case colorate che si aggrappano alle scogliere creano una vista da sogno, e le viuzze tortuose che serpeggiano tra le case conducono a punti panoramici mozzafiato. Esplorate le stradine strette e sinuose, scoprite i murales vivaci che decorano le pareti e visitate la chiesa di San Lorenzo, risalente al XIV secolo, che si affaccia sul mare. Da Manarola si può anche godere di viste spettacolari lungo la costa, da diversi punti panoramici, tra cui la Marina di Manarola, l'Arpaio, la Piazza della Chiesa, il vecchio segnale della Marina Militare, Piazza De André e il Via E. Arriviamo infine a Rio Maggiore, il borgo più orientale della regione. Ci si imbatte subito nelle case colorate che si affacciano sul porto, nei colori vivaci che animano le strade e nel vibrante lungomare. Una passeggiata lungo la via principale, piena di negozi caratteristici e ristoranti che offrono delizie locali, è assolutamente da fare. Anche la chiesa di San Giovanni Battista, con la sua elegante facciata in marmo bianco e gli interni affascinanti, merita una visita. Non dimenticate di esplorare i vicoli stretti e i passaggi segreti che conducono a punti panoramici nascosti, dove si può godere di viste ad effetto sul mare e sui dintorni. Ogni borgo delle Cinque Terre offre una combinazione unica di attrazioni, tra cui architettura, chiese storiche, spiagge e panorami emozionanti. Mentre si esplorano queste meraviglie, bisogna obbligatoriamente immergersi nella cultura locale e lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo di questa regione. Le Cinque Terre non sono solo una destinazione affascinante per la bellezza dei borghi e dei paesaggi, ma offrono anche una ricca tradizione culinaria e vinicola. La regione è famosa per i suoi vitigni terrazzati e i vini pregiati che producono. Tra i più importanti ricordiamo il vino bianco delle Cinque Terre, il Vermentino, il Pigato e il Sciacchetrà. Infine, ecco alcuni consigli per poter visitare al meglio questa destinazione. La primavera, aprile-giugno, e l'autunno, settembre-ottobre, sono i periodi migliori per visitare le Cinque Terre, poiché il clima è mite e ci sono meno turisti rispetto all'estate.
I borghi sono collegati da sentieri escursionistici che offrono viste incredibili. Considera l'opzione di spostarti tra i borghi a piedi per immergerti appieno nella bellezza della regione. Indossa abiti comodi e scarpe da trekking o scarpe da ginnastica, soprattutto se hai intenzione di esplorare i sentieri escursionistici. Se non riesci a spostarti a piedi, i treni regionali collegano facilmente i borghi, offrendo un modo comodo, economico e veloce per spostarsi tra di essi. Acquista la Cinque Terre Card, che ti darà accesso illimitato ai treni locali e ai sentieri escursionistici. Le Cinque Terre, un vero paradiso costiero, ti aspettano con la loro magia. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante.